Lezione 1. Questioni di sicurezza. Ehi Anna, stavo cercando una sistemazione per il nostro viaggio e ho notato che alcuni posti offrono sicurezza 24 ore su 24. Ciao John, sembra rassicurante. Avere una sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 può davvero migliorare la sicurezza, soprattutto in aree sconosciute. Esattamente, ti dà tranquillità sapendo che le tue cose sono al sicuro. Hai mai soggiornato in un posto con tali caratteristiche? Sì, l'ho fatto. È stata una bellissima esperienza. Mi sentivo molto più sicuro a lasciare le mie borse incustodite mentre esploravo la città. Questo è un grande vantaggio. Mi preoccupo spesso dei miei bagagli negli hotel. Sapere che c'è un monitoraggio costante fa un'enorme differenza. Assolutamente. Inoltre, può scoraggiare potenziali furti, che rappresentano sempre una preoccupazione quando si viaggia. È bello avere quel livello extra di protezione. Giusto. Penso anche che sia importante leggere le recensioni sulle misure di sicurezza. Ascoltare gli altri ospiti può fornire spunti preziosi. Ottimo punto. Le recensioni possono evidenziare se la sicurezza è efficace e come si sono sentiti gli ospiti durante il loro soggiorno. Hai trovato qualche buona opzione? Sì, ho trovato un paio di hotel con ottime recensioni sulle loro caratteristiche di sicurezza e inoltre dispongono di cassaforte nelle camere. È perfetto! Avere una cassaforte per gli oggetti di valore è essenziale. È bello sapere che puoi proteggere i tuoi oggetti importanti. Decisamente. Apprezzo anche i luoghi che hanno una buona illuminazione intorno alla proprietà. Ritornare di notte ti fa sentire più sicuro. Di sicuro, un'illuminazione adeguata è fondamentale per la sicurezza. Si tratta di creare un ambiente confortevole per gli ospiti. Esattamente. Penso che la sicurezza sia uno di quegli aspetti che possono davvero migliorare l'esperienza di viaggio. Ti permette di goderti il viaggio senza preoccupazioni costanti. Lezione 2. Il paradiso degli animali domestici. Ehi Anna, stavo pensando di prendere presto un animale domestico. Ho esaminato cosa devo acquistare. Ciao John, è emozionante. Gli animali domestici possono portare tanta gioia nelle nostre vite. Hai deciso che tipo di animale domestico desideri? Preferisco un cane, ma amo anche i gatti. È una decisione difficile. Cosa ne pensi? Entrambe sono ottime opzioni. I cani sono molto leali e giocosi, mentre i gatti possono essere più indipendenti. Dipende davvero dal tuo stile di vita. È vero. Ho un programma fitto di appuntamenti, quindi forse sarebbe più facile prendermi cura di un gatto. Ma i cani sono così divertenti da portare a passeggio. Esattamente. Se vuoi un cane, potresti prendere in considerazione le razze che sono più adattabili a una vita frenetica. Alcuni sono perfettamente soddisfatti delle passeggiate più brevi. Buona idea. Devo pensare anche ai rifornimenti. So che avrò bisogno di cibo, ma cos'altro mi serve per un cane o un gatto? Per i cani avrai bisogno di un collare, un guinzaglio e alcuni giocattoli. I gatti hanno bisogno anche di un tiragraffi e di una lettiera. Giusto. Ho sentito che ci sono negozi speciali che hanno tutto per gli animali domestici. Conosci qualche bel posto? Sì, c'è un fantastico negozio di animali nelle vicinanze. Hanno un'ampia varietà di cibo per gatti e cibo per cani, oltre a giocattoli per entrambi. Sembra perfetto. Voglio assicurarmi di ricevere cibo di alta qualità per il mio animale domestico. Ho sentito che fa una grande differenza per la loro salute. Assolutamente. Una buona alimentazione è essenziale.
Il personale del negozio di animali può anche fornire consigli in base all'età e alla razza dell'animale. È utile saperlo. Chiederò sicuramente un consiglio. Voglio assicurarmi di essere ben preparato prima di portare a casa un animale domestico. È un ottimo approccio. È importante creare un ambiente sicuro e confortevole per il tuo nuovo amico peloso. Esattamente. Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio. Avere un animale domestico sarà un'aggiunta meravigliosa alla mia vita. Lezione 3. Shopping per animali domestici. Buongiorno, Anna. Stavo proprio pensando a tutte le provviste di cui ho bisogno per un animale domestico. Cosa pensi che dovrei prendere? Ciao Giovanni, è un bellissimo argomento. Se stai prendendo un cane o un gatto, ci sono così tante cose di cui avrai bisogno. Lo so, per un cane ho sentito che avrò bisogno di cibo con collare e alcuni giocattoli. E i gatti? Per i gatti avrai bisogno anche di cibo, un tiragraffi e una lettiera. Ci sono molte opzioni disponibili nei negozi di animali. Ha senso. Voglio assicurarmi di ricevere il cibo giusto per qualunque animale domestico scelgo. Decisamente. Puoi trovare diversi tipi di cibo per gatti e cibo per cani in base alla loro età e alle esigenze dietetiche. Voglio anche prendere dei giocattoli divertenti. Che tipo di giocattoli consigliate per cani e gatti? Ci sono così tante opzioni. I cani adorano i giocattoli da masticare, mentre i gatti adorano le bacchette e le palline di piume. I giocattoli interattivi possono intrattenerli per ore. Sembrano divertenti. Cercherò giocattoli che stimolino la loro mente e li mantengano attivi. È una mossa intelligente. È essenziale tenere impegnati gli animali domestici, soprattutto se sei occupato. Li aiuta a rimanere felici e in salute. Capisco quanto sarebbe importante. Farò un elenco di tutto ciò di cui ho bisogno prima di andare a fare shopping. Ottima idea! Essere preparati ti garantirà di avere tutto pronto per il tuo nuovo animale domestico. Sono emozionato per te. Grazie, Anna. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura e offrire una casa amorevole al mio futuro animale domestico. Lezione 4. Pianificazione della festa a sorpresa. Ciao Anna, sono davvero emozionata. Stiamo organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Sara con gli amici più cari. Ciao John, sembra fantastico. Organizzare una festa a sorpresa può essere davvero divertente. Cosa hai in mente? Stiamo pensando di ospitarlo a casa mia. Decorerò il soggiorno e preparerò degli spuntini. Ottima idea! Le decorazioni creano davvero l'atmosfera. Hai un tema in mente? Stavo pensando ad un tema colorato con palloncini e stelle filanti. Sarà festivo. Lo adoro! Potresti anche creare un'area photo booth per foto divertenti. È sempre un successo alle feste. È un suggerimento fantastico. Installerò uno sfondo e alcuni oggetti di scena. E cibo. I finger food sono perfetti per le feste. Potresti preparare mini sandwich, piatti vegetariani e magari dei cupcake. I cupcakes sono un must. Ordinerò anche una torta. Pensi che dovremmo bere qualcosa anche noi? Assolutamente. Un mix di bevande analcoliche e magari un po' di punch sarebbe fantastico. Non dimenticare di avere anche acqua a disposizione.
Buon punto, oh. Mi assicurerò di mantenerlo semplice. Hai pensato a come portare Sara alla festa senza rovinare la sorpresa? Sì, possiamo chiederle di venire a trovarci per un incontro informale. La terrò occupata mentre tutti si preparano. Perfetto. Mi assicurerò che arrivino tutti prima che lei arrivi qui. Sarà davvero divertente. Lo sarà davvero? Vedere la sua reazione quando entrerà non avrà prezzo. Rendiamolo un giorno memorabile per lei. Concordato. Non vedo davvero l'ora. Sarà una festa fantastica. Lezione 5. Imparare con il signor Parker. Ciao Anna, ho sentito che il signor Parker insegna le lettere ai bambini in un modo davvero divertente. Ciao Giovanni, sì, ha un approccio unico che rende l'apprendimento piacevole per ogni bambino. È fantastico sentirlo. Come riesce a mantenere la loro attenzione? Utilizza canzoni e giochi legati all'alfabeto. I bambini adorano cantare e partecipare alle attività. Sembra efficace. Coinvolgere i bambini attraverso la musica e il gioco può davvero aiutarli a ricordare meglio. Esattamente. Li incoraggia anche a rispondere alle lettere quando fa domande, rendendo il tutto interattivo. È una tecnica intelligente. Aiuta a rafforzare il loro apprendimento e li mantiene attivi. Sì, e il signor Parker spesso incorpora la narrazione, che cattura la loro immaginazione mentre insegna lettere. Lo adoro. Le storie possono rendere le lezioni molto più riconoscibili e memorabili per i bambini. Decisamente. È meraviglioso vedere quanto si emozionano quando riconoscono le lettere nelle loro storie preferite. È un ottimo modo per rafforzare la loro fiducia. Pensi che questo metodo aiuti il loro apprendimento generale? Assolutamente. Pone solide basi per leggere e scrivere. Inoltre, i bambini si divertono a venire a lezione. Questo è ciò che conta di più. Un ambiente di apprendimento positivo può fare la differenza per i giovani studenti. Di sicuro. Penso che più insegnanti dovrebbero adottare metodi creativi come quello di Parker per ispirare gli studenti. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di rendere l'apprendimento divertente e coinvolgente per tutti. Lezione 6. Impatto dell'alcol. Ehi Anna, ho letto di come l'alcol influisce sul comportamento delle persone. È affascinante ma anche preoccupante. Ciao Giovanni, lo è davvero. Alcune persone diventano aggressive o depresse quando bevono. L'hai notato? Sì, l'ho fatto. È interessante come l'alcol possa cambiare l'umore di qualcuno in modo così drastico. Cosa pensi che lo causi? Penso che abbia molto a che fare con il modo in cui l'alcol influisce sul cervello. Può abbassare le inibizioni, costringendo le persone ad agire più di quanto farebbero normalmente. Questo ha senso. Ho visto amici diventare eccessivamente emotivi o addirittura ostili dopo qualche drink. È sorprendente testimoniarlo. Assolutamente. È come se un interruttore girasse. Alcune persone all'inizio potrebbero sentirsi felici, ma poi la sensazione può trasformarsi rapidamente in rabbia o tristezza. Esattamente. Ho anche letto che l'alcol può amplificare i sentimenti esistenti, migliorando il buon umore e peggiorando quello cattivo.
È vero, è fondamentale essere consapevoli di come l'alcol può influire sulle emozioni. Alcune persone potrebbero non rendersi nemmeno conto degli effetti che ciò ha su di loro. Giusto. Penso che l'educazione sugli effetti dell'alcol sia importante, soprattutto per i giovani che hanno appena iniziato a bere. Decisamente. Comprendere le conseguenze può aiutarli a fare scelte migliori. È tutta una questione di moderazione e consapevolezza. Di sicuro. Ho anche sentito dire che alcune persone diventano aggressive quando bevono, il che può portare a seri problemi. Sì, è una preoccupazione seria. La violenza legata all'alcol può avere effetti devastanti sugli individui e sulle comunità. È una questione complessa. Credo che avere conversazioni aperte su questi impatti possa portare a una migliore comprensione e prevenzione. Sono d'accordo. Parlarne può aiutare a ridurre lo stigma e incoraggiare le persone a cercare aiuto se lottano con l'alcol. Esattamente. Si tratta di creare un ambiente favorevole in cui le persone si sentano sicure nel discutere le proprie esperienze. Lezione 7. Dare priorità ai bisogni. Buongiorno Anna, stavo pensando alle sfide che affrontano oggi le famiglie. Sì, è difficile per molti. I genitori spesso hanno difficoltà a nutrire i propri figli, soprattutto a causa dei costi in aumento. È straziante. Alcuni discutono sulle priorità di bilancio e sembra che i bisogni essenziali vengano trascurati. Giusto. Ad esempio, perché finanziare un'agevolazione fiscale per un milionario invece di investire nell'istruzione pubblica? Esattamente. È fondamentale investire nel nostro futuro non solo in progetti militari o benefici aziendali. Concordato? Costruire una comunità forte dovrebbe essere la nostra priorità. I bambini sani sono il fondamento di una società prospera. Si tratta di bilanciare i bisogni con le risorse, non è vero? Dobbiamo trovare il modo di sostenere direttamente le famiglie. Sì, i programmi che forniscono assistenza alimentare e sostegno all'istruzione possono fare un'enorme differenza. E che dire della sanità? Molte famiglie hanno difficoltà anche a permettersi le cure mediche. Assolutamente. L'accesso a un'assistenza sanitaria a prezzi accessibili è essenziale per il benessere generale. Sembra che sia necessario un dibattito più ampio su come allocare le nostre risorse. Decisamente. Dovremmo concentrarci su soluzioni che aiutino tutti a prosperare, non solo pochi eletti. È stimolante pensare a cosa potremmo ottenere se dessimo priorità ai bisogni di tutti i cittadini. Lezione 8. Cucinare insieme. Ehi Anna, stavo pensando che sarebbe divertente cucinare insieme questo fine settimana. Ciao Giovanni, mi sembra un'ottima idea. Cucinare può essere davvero divertente, soprattutto con un amico. Esattamente. Inoltre possiamo provare nuove ricette. Hai in mente qualche piatto che vorresti realizzare? Stavo pensando di fare la pasta fatta in casa. È un po' un processo, ma è così gratificante. La pasta fatta in casa sembra deliziosa. Ho sempre desiderato imparare a farlo da zero. È più facile di quanto potresti pensare. Ci servono solo farina, uova e un po' di sale. Mi assicurerò di portare la mia macchina per la pasta. Grande. Raccoglierò alcuni ingredienti freschi come pomodori e basilico per una bella salsa. Possiamo preparare un pasto completo.
Perfetto! Gli ingredienti freschi fanno la differenza. Porterò anche del formaggio per la pasta. Buon punto. Il formaggio aggiunge così tanto sapore. Mi assicurerò che abbiamo tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno, come un mattarello e un tagliere. Sembra un piano. Dovremmo preparare anche una semplice insalata come contorno. Completerà bene la pasta. È un'idea fantastica. Una fresca insalata riequilibrerà il pasto. Che tipo di condimento preferisci? Adoro la vinaigrette classica. È leggero e aggiunge un piacevole sapore piccante all'insalata. Vinaigrette lo è. Prenderò dell'olio d'oliva e dell'aceto mentre faccio la spesa. Sarà un'avventura culinaria davvero divertente. Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire il nostro pasto. Sarà fantastico gustare il cibo delizioso che abbiamo preparato noi stessi. Di sicuro, cucinare insieme non sarà solo divertente, ma anche un ottimo modo per legare e condividere idee. Lezione 9. Ricordi di spiaggia. Ciao Anna, ricordi le nostre gite alla baia? Abbiamo camminato molte volte sulla spiaggia e abbiamo raccolto ciottoli e piume. Ciao Giovanni, ovviamente. Sono stati momenti meravigliosi. La spiaggia è sempre così rilassante e bellissima. Mi è piaciuto il modo in cui esploravamo la costa accogliendo cose interessanti. Ogni ciottolo aveva il suo colore e la sua forma unici. Assolutamente. E le piume che abbiamo trovato erano così delicate. Ricordo di averne trovato uno bellissimo blu. Sì, la natura ha così tanto da offrire. È incredibile come ogni passeggiata e vedi qualcosa di nuovo e speciale. Sono d'accordo. È come una caccia al tesoro ogni volta. Hai mai trovato qualcosa di particolarmente memorabile? Una volta ho trovato un piccolo pezzo di vetro marino. Era liscio e aveva un bel colore verde. Ce l'ho ancora a casa. È davvero un bel ricordo. Adoro come quei piccoli reperti possano ricordarci le nostre avventure. Esattamente. Quei ricordi sono preziosi. Penso che dovremmo programmare presto un'altra gita alla spiaggia. Sembra fantastico. Possiamo esplorare nuove aree e vedere cosa possiamo scoprire questa volta. Sì, sono entusiasta di vedere quali tesori ci aspettano. Inoltre sarà bello rilassarsi di nuovo in riva al mare. Di sicuro. Possiamo portare un picnic e goderci la giornata. Sarà un modo perfetto per rilassarsi e recuperare il ritardo. Decisamente. Non vedo l'ora che arrivi la nostra prossima avventura sulla spiaggia. Sarà un altro meraviglioso ricordo da aggiungere alla nostra collezione. Lezione 10. Immaginazione creativa. Ehi Anna, hai mai provato a scrivere le tue storie? Ehi John, non proprio, ma penso che sarebbe divertente. Perché me lo chiedi? Stavo proprio pensando a quanto potremmo creare se lasciassimo correre la nostra immaginazione. Potrei passare tutto il giorno a inventare mondi fantastici. Sembra fantastico. Che tipo di storie immagini solitamente? A volte penso alle avventure con draghi e cavalieri, altre volte immagino mondi futuristici con macchine volanti. E tu? Penso che mi piacerebbe scrivere di foreste magiche dove gli animali possono parlare. Sarebbe come una favola.
È un'ottima idea. Potresti avere una volpe parlante come personaggio principale. Quale sarebbe il nome della volpe? Forse qualcosa come Felix. Potrebbe partire per un viaggio alla ricerca di un tesoro nascosto. Carino. E potrebbe incontrare diverse creature lungo la strada, come un gufo saggio o un orso scontroso. Sì, e ognuno È di una loro bellissima potrebbe dargli svolta. degli indizi Sapete per trovare il immaginare tesoro. queste storie? Non Forse è il solo tesoro non è divertente, ma l'oro, ma anche un qualcosa ottimo di più modo per migliorare il nostro significativo, come inglese. l'amicizia. Vero, aiuta con il vocabolario, la struttura delle frasi e persino la creatività. Inoltre, non è mai noioso. Esattamente. E se andassimo oltre? Potremmo scrivere un breve racconto insieme. Mi piace l'idea. Cominciamo con Felix la volpe e la sua foresta magica. Tu scrivi la prima parte e io continuerò. Affare. A proposito, hai mai avuto la sensazione che la tua immaginazione cresca man mano che la usi? Decisamente. È come un muscolo. Più lo eserciti, più diventa forte. È proprio vero. Continuiamo a esercitarlo e vediamo quali storie incredibili ci vengono in mente. Lezione 11. Esplorando Yosemite. Buongiorno Anna. Sei mai stato al Parco Nazionale Yosemite? Buongiorno, Giovanni. No, non l'ho fatto, ma ho sentito che è mozzafiato. Ci sei stato? Sì, ci sono andato l'anno scorso. I panorami sono incredibili. Le cascate, le montagne e le sequoie giganti sono indimenticabili. Sembra fantastico. Qual è la tua parte preferita di Yosemite? Sicuramente Half Dome. E questa enorme cupola di granito che sembra tagliata a metà. La salita è dura, ma ne vale la pena. Wow, non so se potrei sopportare un'escursione dura, ma mi piacerebbe vederla. Ci sono percorsi più facili per i principianti? Oh, assolutamente. C'è un sentiero chiamato Mirror Lake Law. E pianeggiante offre viste mozzafiato sulle scogliere di granito riflesse nell'acqua. Mi sembra perfetto. E la fauna selvatica? Hai visto qualche animale? Sì, ho visto cervi, scoiattoli e persino un orso nero da una distanza di sicurezza. È come entrare in un documentario sulla natura. Un orso nero? È emozionante ma anche un po' spaventoso. Cosa dovresti fare se ne vedi uno? Mantieni la calma, non correre e fatti sembrare più grande. La maggior parte delle volte sono solo curiosi e se ne vanno. Buono a sapersi. Quali altre attività puoi fare a Yosemite oltre alle escursioni? Puoi fare arrampicata su roccia, fare visite guidate o persino osservare le stelle di notte. Il cielo è così limpido lì che puoi vedere migliaia di stelle. Osservare le stelle sembra magico. Non ho mai visto chiaramente la Via Lattea prima. Allora Yosemite è il posto perfetto per te. Lo adoreresti. Organizzare un viaggio lì sarebbe indimenticabile. Lezione 12. Piani entusiasmanti. Ehi Anna, hai qualche progetto entusiasmante in arrivo? Ehi John, in realtà sì. Ho intenzione di seguire un corso di cucina la prossima settimana. È un piano entusiasmante. Che tipo di cucina imparerai? Italiano.
Ho sempre desiderato fare pasta fresca e vera pizza. Sembra delizioso. La pasta fatta in casa è molto più buona di quella comprata in negozio. Sai quanto dura la lezione? È un corso di 2 settimane. Impareremo un piatto nuovo ogni giorno. Non vedo l'ora di provare a fare anch'io il tiramisù. Io? Questo è uno dei miei dessert preferiti. Hai intenzione di utilizzare queste competenze per organizzare una cena? Questa è l'idea. Una volta che mi sentirò sicuro, inviterò alcuni amici. Sei invitato, ovviamente. Mi piacerebbe. Impressionerai tutti con le tue nuove abilità. A proposito, devi portare i tuoi ingredienti per la lezione. No, il corso fornisce tutto. Ti permettono anche di portare a casa quello che cucini. È perfetto. Potrai esercitarti anche a casa. Buona fortuna con la tua lezione. Sicuramente allargerai i tuoi orizzonti. Grazie, Giovanni. E tu? Qualche progetto nel prossimo futuro? Sto pensando di imparare a fotografare. Ho sempre desiderato catturare paesaggi e ritratti come un professionista. È un hobby davvero creativo. Hai trovato un corso o un mentore? Non ancora, ma sto facendo ricerche online. Voglio qualcosa che si adatti al mio programma e sia adatto ai principianti. È intelligente. Una volta iniziato, dovrai mostrarmi le tue foto. Forse ti assumerò per la fotografia di cibo della mia cena. Questo è un affare. Padroneggiamo entrambi le nostre nuove abilità e creiamo qualcosa di straordinario. Lezione 13. Piani per le vacanze. Buongiorno, Anna. Stai andando in un posto emozionante con quella valigia. Buongiorno, Giovanni. Sì, vado in vacanza. E tu? No, sono qui per accompagnare un amico alla stazione dei treni. Dove stai andando? Vado in montagna per una settimana di escursioni e relax. Sembra fantastico. Quale catena montuosa stai visitando? Le montagne rocciose. Ho sentito che i panorami sono stupendi e che l'aria è così fresca lassù. Le montagne rocciose si adattano perfettamente ai tuoi criteri. Soggiornerai in una baita o in un campeggio? Un po' di entrambi. Trascorrerò qualche notte in baita e un paio sotto le stelle in tenda. Scelta coraggiosa. Assicurati di avere un buon sacco a pelo. Le notti in montagna possono diventare davvero fredde. Ne ho preparato uno caldo. E tu? Ti piacciono le avventure in montagna? Sì, ma non sono ancora stato alle montagne rocciose. Di solito vado nei parchi nazionali più vicini a casa. Dovresti assolutamente visitare le montagne rocciose un giorno. È un ottimo modo per disconnettersi e ricaricarsi. Lo aggiungerò alla mia lista di viaggi. A proposito, hai pianificato i tuoi pasti o cucini all'aperto? Un po' di entrambi. Porterò dei pasti pronti e proverò anche a cucinare su un fuoco da campo. E avventoroso. Non dimenticare i marshmallow. Arrostirli sul fuoco è la cosa migliore. Ho preparato una borsa intera. Grazie per il suggerimento, condividerò alcune foto con te quando torno. Non vedo l'ora di vederli.
Buon viaggio, Lana. Lezione 14. Effettuare prenotazioni. Ehi Anna, ho sentito che stai organizzando un grande evento. Come va? Ehi John, sta andando bene. Sto organizzando una cena a sorpresa per l'anniversario dei miei genitori. È un'idea davvero ponderata. Hai già scelto un luogo? Sì, ho trovato un accogliente ristorante italiano che si adatta perfettamente ai miei criteri. Ottima scelta. Come puoi prenotare lì? Prendono prenotazioni online o per telefono. Penso che chiamerò per confermare i dettagli. Mossa intelligente. In questo modo potrai chiedere informazioni sulla disposizione dei posti e la sedere ed eventuali richieste particolari. Esattamente. Voglio assicurarmi che abbiamo una sezione privata e magari qualche decorazione. Hai intenzione di includere musica dal vivo o una presentazione di foto di famiglia? Penso alla musica dal vivo. Un violinista sarebbe perfetto per l'atmosfera. È un'idea brillante. Renderà la serata indimenticabile. È il menu. Ci sto lavorando. Vorrei includere i loro piatti preferiti e una torta personalizzata per dessert. Sembra perfetto. Ti occupi tu della torta o la ordini? Lo ordino dalla loro panetteria preferita. Lo farò consegnare al ristorante. È un piano solido. I tuoi genitori saranno così toccati da tutto lo sforzo che stai facendo. Lo spero. È il loro 30° anniversario, quindi voglio che tutto sia perfetto. Con la tua pianificazione lo sarà. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con i preparativi. Lezione 15. Piani per il fine settimana. Buongiorno Anna. Hai qualche consiglio su cose divertenti da fare questo fine settimana? Buongiorno, Giovanni. Sembra eccitante. Che ne dici di andare al Museo d'Arte in centro? Hanno una nuova mostra. È un'ottima idea. Che tipo di mostra è? È un mix di arte moderna e classica. Ho sentito che hanno anche una sezione per artisti locali. Mi piace che è sempre stimolante vedere come diversi stili d'arte possano raccontare storie. Esattamente. Inoltre, hanno una caffetteria all'interno dove possiamo prendere un caffè dopo aver esplorato. Perfetto. Ma cosa succede se vogliamo qualcosa di più attivo? Qualche consiglio per l'esterno? Che ne dici di andare al giardino botanico? È bellissimo in questo periodo dell'anno e stanno ospitando un festival dei fiori. Sembra rilassante. Non sono mai stato a un festival dei fiori prima. Hanno attività lì? Sì, organizzano visite guidate, laboratori di composizione floreale e persino un piccolo mercato dove è possibile acquistare piante. È perfetto. Mi servirebbero alcune piante per il mio appartamento. Sembra un po' vuoto in questo momento. Allora è tutto sistemato. Visitiamo prima il giardino botanico e, se abbiamo tempo, possiamo fermarci più tardi al museo d'arte.